Domandiamoci un attimo se in Italia c'è una vera democrazia, una vera libertà, la possibilità di esprimerci e soprattutto se fai degli appunti ti ascoltano oppure ti cancellano, se è difficile arrivare in televisione a dire, a esprimere certi concetti, certe forme, l'idea di un altro mondo, di un mondo diverso. Beh, io dico che ci sono delle difficoltà e sono onomatopeico in questa chiave, più il suono che il valore. Perché? Perché io non riesco a togliermi dalla testa che poco tempo fa alla televisione c'era un proprietario esterno di televisione, il quale dirigeva anche la televisione di Stato, non soltanto, ma mi ricordo certe telefonate che sono venute così, sono esplose all'esterno della televisione stessa, dove il padrone ha aggiunto e faceva veramente tremare i polsi a un dirigente della televisione italiana e questo chiedeva scusa anche perché non si era attenuto alle indicazioni e ai voleri naturalmente del padrone. Padrone imposto naturalmente perché è di Stato la televisione italiana e quindi avrebbe dovuto esserci un'altra direzione. Certe volte ci sono anche i politici che entrano a piedi giunti in questa gestione e determinano la possibilità di esprimersi o meno e poi ci sono degli attori, dei registi, degli operatori e naturalmente di persone che scrivono ed esprimono idee per essere poi ascoltati attraverso la televisione, che hanno dovuto far fagotto, sparire e andarsene perché naturalmente davano fastidio con le loro idee e soprattutto con gli interventi non misurati e non accettati a priori. E quindi non possiamo certo dire di essere un paese completamente libero. Questo poi lo vediamo anche con i giornali, ci sono dei giornali smaccatamente di parte che realizzano e si esprimono idee e naturalmente hanno la copertura da parte dei politici oppure sono vessati da altri gruppi politici e ci sono degli scontri per cui chi ha più potere, chi ha più amici, chi ha soprattutto addentellati dentro il governo, lo Stato e via dicendo, ha campo libero e gli altri che non hanno appoggi devono star zitti. Siccome avevo fatto delle inchieste esattamente su Moro e la sua cattura e il massacro che c'è stato per poterlo scippare per intero, corpo, anima e spirito, ecco che è saltato fuori che tutta quanta l'operazione era gestita da una polizia segreta che aveva ramificazioni certamente anche con quella americana e che dentro la decisione di, scusate il termine triviale, far fuori Moro, naturalmente c'era questa polizia, c'erano questi stati, questi governi e che il ruolo delle Brigate Rosse era inesistente e che facevano da comparsa e che hanno accettato quella conduzione per una sorta di follia, perché essendo accettati come autori di questo colpo, della cattura di Moro, saliva di grado la loro vita, il loro significato. Saltar fuori a scoprire che durante la sparatoria loro non hanno sparato un colpo valido e se hanno sparato verso ma non hanno mai preso l'uomo o la vittima, chiamiamola, di questa sparatoria, ebbene ti fa venire voglia di piangere. Ma come?
ci avete raccontato sempre tutti, tutto d'accordo, d'accordo, il potere che sicuro, c'erano le Brigate Rosse, erano loro che agivano, adesso salta fuori con inchieste straordinarie, se si dovesse rifare almeno il processo, no, non si potrà mai fare perché ormai è fuori dal tempo, bisogna dimenticarlo, bisogna dimenticare tutto. Ma per me, quando ho letto i documenti e ne conoscevo altri, ed è una vita che, siccome l'ho vissuta, che seguivo le ragioni, gli andamenti, beh, mi sono sentito veramente come una pedina buttata nel vento a rovesciarsi sulla sabbia.